Adesso che ho iniziato a lavorare mi viene difficile trovare dei belli argomenti e fare un video per voi ogni settimana. Intanto vorrei ringraziare, questi giorni ho avuto tanti nuovi iscritti, benvenuti. Sto pensando presto magari di fare un video raccontando un po' la mia storia, perché vivo a Londra e altre cose. Adesso sono solo un attimo in pausa del lavoro. Lavoro in un ristorante spagnolo bellissimo, molto popolare. Morning. Ecco, così inizia questo video questa settimana. Tantissimo, sono tutti super felici di essere fuori di nuovo, quindi in ristorante sono super impegnata, però ci tenevo ancora a fare questo video per mettere sulla domenica. E il video di oggi volevo parlare delle cose belle, delle cose brutte che si impara assolutamente vivendo qui a Londra. Cioè praticamente vivere a Londra ti cambia il modo di essere, il modo di pensare. E voglio condividere con voi questi cambiamenti che facciamo quando viviamo qua, le nuove abitudini, cosa impariamo. Cioè, una delle cose che per prima, almeno io parlo per me, sono esperienze personali. Cioè praticamente ho smesso di mangiare nelle ore quelle prestabilite. Non mangio più a pranzo o a cena, mangio quando ho fame, faccio colazione la mattina e poi se mi sono svegliata tardi e ho mangiato troppo a colazione non pranzo, mangio verso le 4, cioè praticamente ho smesso con le tavole preparate, con il pranzo, con la cena, mangio quando ho fame. Un'altra cosa anche interessante è che impari anche a mangiare un dolce prima e dopo un salato, mangi quello che hai voglia, sei completamente, questa città è talmente impostata sulla libertà che tu ti senti libero di mangiare qualsiasi cosa a qualsiasi ora. Un'altra cosa anche che impari qui a Londra che non è tanto bello è impari a staccarti delle persone con molto più leggerezza, molta facilità, perché a lavoro o anche a casa ti capita di vivere con delle persone che non fai neanche quasi in tempo ad affezionarti, perché sai che un giorno loro spariranno dalla tua vita e magari non ti mancherà. È certo che ce ne sono altri che ti lasciano, ti prendono un posto al cuore, stringi dei legami e quindi resteranno nella tua vita per sempre, anche se magari si spostano in Spagna o in Italia o in qualsiasi altro posto. Però è vero che ti viene questa leggerezza, questa superficialità nel cuore e impari anche a distinguere bene quali sono le persone che vuoi tenere nella tua vita e quali sono le persone che quando ti lasceranno ne farai almeno assolutamente. Magari avete visto questo, vi è caduto l'occhio qua, era solo un ricordo che dovevo andare
a pagare il consuel tax, quindi non potevo mancare alla giornata di oggi, quindi ecco, è solo un ricordo. Qui anche in questa città impari a vivere senza macchina, almeno nel mio caso. Non ho bisogno della macchina, non mi manca neanche per niente. Quante spese abbiamo con la macchina? Benzina, il bollo, assicurazione. Non ho bisogno della macchina. Quindi qui in Inghilterra impari a vivere senza macchina e non ti manca neanche per niente. Impari a vivere anche senza televisione, questa è una delle cose più belle. Da 3 anni che vivo qua, da 3 anni che non guardo la televisione. E poi quando vado in Italia anche mi capita che, sai, andare a casa di qualcuno che ha sempre la televisione accesa, proprio ti dà fastidio, non riesci più a mangiare con televisione, non riesci più a, non hai necessità di guardare la televisione. Io se ho bisogno di vedere delle notizie, se sono interessata a vedere cosa è successo in Brasile di veramente importante, com'è la situazione in Italia, io faccio una ricerca in internet. Non ho più bisogno della televisione. Ragazzi, la televisione è una droga, ci fa completamente diventare rimbambiti. Smettete di guardare la televisione, non serve a niente, è solo spazzatura. Abbiamo solo bisogno di guardare film, per cui abbiamo Netflix, Amazon Prime e altre cose. Smettiamo completamente di guardare la televisione. La televisione è spazzatura per il nostro cervello, non ci regala niente di bello. Guardate piuttosto YouTube, molto meglio YouTube della televisione. Impari anche che non sono tutte le panchine che ti puoi sedere. Impari anche il vero significato della parola London Calling, della frase London Calling, perché dal momento che tu vieni a vivere qui a Londra capisci che provi delle sensazioni che, ok, non ho vissuto in tantissimi paesi, però dopo l'Italia non riesco più, cioè penso che se il giorno che dovrò lasciare Londra, perché la lascerò, sarà molto dura, perché impari a capire tutti i diritti che tu hai, che non puoi più vivere senza. Il diritto di lavorare anche a un'età, cioè io ho 52 anni e ancora che trovo lavoro, ancora che mi sento giovane, ancora che sento che ho tante cose da fare, che posso mettermi in gioco, posso crescere ancora, ho tanto da imparare ancora, e questa sensazione solo questa città te la può dare. La sensazione di libertà che provi qua in questa città è ineguagliabile, non la provi in nessun altro posto. Impari a vivere, a convivere con tutti i tipi di cultura, di nazionalità, di rispettare anche le persone. Impari che non c'è razzismo, che siamo tutti uguali.
voi cosa c'è di più bello che imparare una lingua? Cosa c'è di più bello di vivere la tua giornata e ogni giorno impari una parola nuova, impari un verbo nuovo, impari un phrasal verb nuovo. Qui ascolti le ambulanze e la polizia tutto il giorno. Cosa c'è di più bello in questa vita che imparare, che ti tieni viva, ti stimola? Io, guarda, per me nel mio caso non c'è niente di più bello. Adesso forse anche inizia a piovere e impari anche a vivere con questo tempo pazzo, che un momento c'è il sole e poi inizia a piovere. Ci sono tante mie amiche che vivono qui, anche colleghe che lavoriamo insieme, che loro dicono che non ce la fanno più, che vogliono lasciare Londra, che vogliono andarsene. Lo diciamo tutti e poi alla fine non riusciamo mai ad andare via. Una delle cose più belle che impari qui in questa città è a vivere. In questa città impari a vivere. Quando schiacci il bottone per sbaglio. Impari che tu sei capace di fare qualsiasi cosa desideri, che tu non hai limiti. Hai capito? Impari che tu non hai limiti, che sei capace a fare qualsiasi cosa. Impari che se riesci a vivere a Londra, se riusciresti a vivere in qualsiasi altro posto, perché qui veramente siamo su una giungla cara anche. Quindi se tu riesci a vivere qui, riuscirai a vivere in qualsiasi altro posto. Qui in questa città impari anche a fare gli affari tuoi. E mi ricordo anche quando sono venuta qua i primi anni, lavoravo in un ristorante dove, sai, mi portavo ancora quella brutta e vecchia mania che abbiamo in Italia di sparlare degli altri, tipo guarda questa come è vestita, ma guarda quella che è brutta. Ma mi ricordo che lavoravo in questo ristorante e sono andata a fare un commento di una collega perché non pensavo che qui queste cose non si fanno, e mi ricordo che la ragazza mi ha guardato così del tipo: ma cosa stai dicendo? Non si dicono queste cose. Mi sono vergognata tantissimo. Insomma, qui impari a fare gli affari tuoi, a non guardare l'altro come è vestito, cosa fa o cosa non fa. Tu fai il tuo e basta, e cerca di farlo bene. Impari, ma non ho ancora imparato tanto bene. Impari ad avere pazienza, perché ti dico che vivere con delle persone strane che non sono né tuoi parenti, fratello, cugini, fidanzato, non è facile, quindi devi imparare a essere paziente e diplomatico. Questo mi viene un po' difficile, ma ci sto lavorando. Allora, l'ultima parola che ho imparato in inglese, perché ho bisogno di comprare, è stendi biancheria, ok? E mi viene molto difficile da dire. Si dice era, guarda. Vedi qua. Era. Adesso vediamo se lo troviamo. Hi, sorry. I'm looking for an area. Eh? Era. Era? Yeah. Do you have it? Era. In inglese ha funzionato. Lui mi ha capito. Hai visto? Praticamente i ragazzi lì del negozio mi hanno insegnato come si pronuncia bene questo. Segni biancheria. Era. Cioè, praticamente ho fatto questo video per voi tornando a casa in bicicletta. È stato breve ma bello, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Però anche vi volevo chiedere, per favore, iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto.
se vi piace, se io vi piaccio. Mettete un like, fate un commento. Qual è l'ultima cosa che hai imparato in questi ultimi giorni?